Florida, anni '80. In una scena musicale in piena evoluzione, dominata dall'ascesa del thrash e dell'heavy metal, un giovane di nome Charles Michael Schuldiner, appassionato di musica e assetato di innovazione, ignaro della sua futura influenza e del mito che avrebbe creato, diede vita ai Death, una band destinata a rivoluzionare la musica estrema e a lasciare un segno indelebile nella storia del metal. Nato a Long Island, a New York, nel 1967, Chuck Schuldiner, il visionario musicista americano conosciuto come il padre del death metal, morì prematuramente il 13 dicembre 2001, a soli 34 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama della musica mondiale. Artisti come Dave Mustaine, leader dei Megadeth, descrissero Chuck Schuldiner come un vero innovatore, capace di aprire strade inesplorate nel metal estremo. Max Cavalera, anima dei Sepultura e dei Soulfly, ricordò invece il profondo rispetto che tutti nutrivano per lui, sottolineando come la sua musica avesse segnato un'epoca e ispirato intere generazioni. Anche James Hetfield, frontman dei Metallica, non mancò di riconoscere il talento di Chuck, definendolo una figura unica e fondamentale nello sviluppo del metal moderno. La conferma di tutto ciò si trova anche nelle numerose dichiarazioni di band che hanno apertamente ammesso di essere state influenzate dai Death. Obituary, Morbid Angel e Cannibal Corpse hanno più volte ricordato quanto la musica di Chuck fosse un faro nella nascita della scena death metal. Napalm Death e Carcass lo citarono come una delle principali ispirazioni nel loro percorso artistico, mentre band come Entombed e Pestilence riconobbero il suo impatto decisivo nella definizione del loro sound. Negli anni successivi, anche gruppi come Opeth, Arch Enemy, Gojira e quasi tutte le band di death metal melodico svedese hanno dichiarato di essere stati profondamente influenzati dai Death, confermando come l'eredità di Schuldiner continui a ispirare, senza limiti di tempo, intere generazioni di musicisti. Chuck Schuldiner ricevette la sua prima chitarra dai genitori quando aveva 9 anni, poco dopo una tragedia familiare che segnò profondamente la sua infanzia. Il 3 agosto 1976, suo fratello Frank, a cui era molto legato, morì a soli 16 anni. La sua morte venne raccontata come un incidente stradale, anche se alcuni giornali dell'epoca parlarono di un incidente da arma da fuoco. La scelta di regalargli una chitarra fu dettata dalla volontà di farlo distrarre dal dolore e segnò l'inizio della sua passione per la musica, una passione che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita. Sempre in merito a quel tragico evento, la madre di Chuck, in un'intervista, dichiarò che la canzone Open Casket, presente sull'album Leprosy, fu scritta dallo stesso Chuck in memoria del fratello. La prima band di Chuck Schuldiner furono i Mantas, formata nel 1984 quando Chuck era ancora adolescente. Il trio era composto da Chuck Schuldiner e Rick Rhodes, vero nome Frederick Di Lillo, alle chitarre, e Barney Camlee, alla batteria e voce. Con questo trio registrarono i primi demo. Emotional, pubblicato in primavera dell'84 senza copertina, e poi Death by Metal, registrato in estate nel garage della madre di Chuck con un semplice registratore a cassette, ancora oggi considerato un piccolo gioiello per i collezionisti. Dopo questi primi demo, i Mantas si sciolsero, ma lo stesso trio si riformò poco dopo con il nome Death. Il nome Death fu scelto per essere brutale, scioccante ed estremo, riflettendo lo stile aggressivo e oscuro della band agli esordi. In quegli anni, con l'esplosione del metal estremo, molte band cercavano nomi sempre più provocatori e impattanti, capaci di catturare subito l'attenzione e di trasmettere la violenza e l'intensità della loro musica. Secondo Tim Aymar, Chuck scelse quel nome anche come modo per trasformare in qualcosa di creativo e positivo il dolore personale, ancora profondamente legato alla morte del fratello. Cam Lee dichiarò di aver disegnato personalmente il logo della band, contribuendo così all'immagine distintiva dei Death. Nel gennaio del 1986, il giovane musicista americano fece una breve ma significativa esperienza a Toronto, entrando negli Slaughter, band canadese di death thrash, che si preparava a registrare il suo primo album. L'esperienza però durò pochissimo. Giusto dopo un paio di settimane, Schuldiner decise di lasciare il Canada e tornare in Florida. La sua uscita improvvisa alimentò una marea di pettegolezzi. Alcune fanzine dell'epoca parlarono addirittura di scarsa dedizione e di divergenze personali. Molti anni dopo, il bassista Terry Sadler chiarì la vicenda.
Chuck aveva vissuto per un periodo nel seminterrato di casa sua, ma i suoi genitori scoprirono la cosa e si infuriarono, minacciando di mandare fuori sia lui che Chuck. L'atmosfera diventò tesa e Schuldiner colse il momento per andarsene. Sadler spiegò anche che non c'era mai stato rancore personale con Chuck, ma che i rumors dell'epoca avevano creato fraintendimenti, facendo sembrare la separazione più drammatica di quanto fosse in realtà. Dopo la breve parentesi canadese con gli Slaughter, Chuck Schuldiner tornò in Florida deciso a portare avanti la sua visione senza compromessi. Pochi mesi dopo, nel 1986, si trasferì nuovamente a San Francisco, dove incontrò Chris Reifert, batterista che in seguito avrebbe fondato gli Autopsy. Con lui, Chuck diede vita alle registrazioni di quello che sarebbe diventato un album storico, Scream Bloody Gore. Registrato nell'estate del 1986 e pubblicato nel 1987, il disco è considerato il primo vero album di death metal della storia. Alla sua uscita, l'album spiazzò persino i fan più estremi dell'epoca. Molti lo considerarono un lavoro troppo violento e al di fuori degli schemi, ma proprio per questo attirò attenzione, segnando di fatto il punto di nascita del death metal come genere musicale. La prima stampa del disco fu molto limitata, ma le copie andarono a ruba rapidamente, soprattutto tra i collezionisti e i fan underground. Ancora oggi, le edizioni originali di Scream Bloody Gore sono tra i pezzi più ricercati nel collezionismo metal. Uno dei suoi sogni più grandi, come raccontò lui stesso in un'intervista del 1995, era quello di dar vita a un progetto parallelo lontano dal death metal e di poter creare una band con alla voce il suo idolo assoluto, Ronnie James Dio. Chuck affermò senza mezzi termini che avrebbe fatto persino carte false pur di poter suonare al fianco di Dio, considerato da lui una delle voci più straordinarie e carismatiche di sempre. Considerato il pioniere del death metal, in realtà Schuldiner non amava essere etichettato in questo modo. Per lui, la sua band era semplicemente una band metal, senza bisogno di definizioni rigide o forzate. Il suo obiettivo era fare musica potente e significativa, senza seguire schemi o mode di genere, e lasciare che fossero le canzoni a parlare da sole. Tanto è vero che pur avendo contribuito a definire i canoni del death metal, non volle mai prendersi i meriti di aver creato un nuovo genere, convinto che la musica dovesse parlare per se stessa e non aver bisogno di etichette. Anche nei testi, infatti, Chuck si allontanò presto dai temi cruenti e occulti tipici del genere, preferendo affrontare argomenti più profondi. Nel 1990, dopo un tour con Carcass e Pestilence, i Death erano pronti per partire per il tour europeo insieme ai tedeschi Creator. Tutto era già perfettamente organizzato. Merchandising, autobus, tecnici, backline e l'intero equipaggio erano pronti per la partenza. Tuttavia, pochi giorni prima, Chuck spiazzò compagni di band e staff decidendo improvvisamente di non partire. Per evitare problemi legali e possibili multe, la band decise comunque di affrontare il tour, affidandosi a una formazione alternativa con Terry Butler al basso, Louis Carrizales ex membro dei Devastation e dei Rotting Corpse alla voce, Bill Andrews alla batteria e Walter Trexler alla chitarra, anche quest'ultimo ex membro dei Rotting Corpse. Durante le date europee, per giustificare l'assenza del fondatore e leader della band, ai fan venne comunicato che Chuck aveva deciso di non partecipare al tour perché non desiderava più suonare death metal. Nel 1999, la vita di Chuck Schuldiner, così come quella dei suoi familiari, amici e fan, fu sconvolta da una terribile diagnosi: un cancro al tronco cerebrale. Le enormi spese legate alle cure misero subito in difficoltà la sua famiglia, ma la comunità metal e i fan di tutto il mondo si mobilitarono con straordinaria solidarietà, raccogliendo fondi per permettergli di affrontare la battaglia contro la malattia. Nel gennaio 2000, Chuck si sottopose a un delicato intervento chirurgico al Tisch Hospital di New York, che gli salvò momentaneamente la vita e lasciò sperare in una remissione della malattia. Tuttavia, nel maggio 2001, il cancro tornò a manifestarsi con forza. Ancora una volta, il mondo della musica si strinse attorno a lui. Band e artisti internazionali come Korn, Marilyn Manson e i Red Hot Chili Peppers misero all'asta oggetti da collezione per raccogliere fondi, mentre i Trivium organizzarono un concerto benefico in suo sostegno. Purtroppo, il 13 dicembre 2001, Chuck Schuldiner si spense a soli 34 anni. Alla cerimonia commemorativa parteciparono amici, fan, tutti gli ex membri dei Death e numerosi musicisti della scena internazionale, tra cui Corey Taylor,
Vil Valo degli Him e Dave Grohl. La loro presenza fu la prova del profondo rispetto e dell'affetto che Chuck era riuscito a conquistare durante la sua vita e la sua carriera. Oggi, a distanza di anni, la sua musica continua a essere una fonte di ispirazione per musicisti e fan in tutto il mondo, mantenendo vivo il ricordo di uno dei chitarristi più influenti di sempre.